O wir Gott, weiter die Stille, o deine Partine, auf die Gott herniederstieg, schenkst uns Jesus, als strahlende Hastie, dein Kind und des ewigen Vaters Sohn. Carissimi, sia lodato Gesù Cristo. So che questa sera ci sono di versi che non stanno tanto bene. Ecco, offriamo anche il sacrificio di non essere proprio in forma, né? Stasera parliamo, amici, di una meditazione che mi sta particolarmente a cuore. Speriamo che il buon Gesù mi dia la grazia di essere capace di poterla realizzare. Benedire e o maledire. Il significato di entrambe queste parole. Ci dice Matteo al capitolo 5, versetto 45, che Dio fa sorgere il suo sole sui malvagi, ma anche sui giusti. Quindi il Signore benedice sempre, così anche noi, no? Visto che siamo costituiti ad immagine e somiglianza sua, come dice, no? La Genesi al capitolo 1, versetto 26, ci dovremo sforzare a fare, perché l'immagine ce l'abbiamo perché abbiamo ricevuto il suo spirito, ma sulla somiglianza ancora fatichiamo. Allora, amici, che cosa è la benedizione? Come si estende? Soprattutto come possiamo comprenderla, non nel vero senso esplicativo del termine stesso. Nella Sacra Scrittura troviamo che non siamo solo noi a benedire Dio, ma anche Dio che benedice noi. E la prima volta che vediamo quando si parla di benedizione è proprio quando il Signore, effondendo nelle opere che realizza, questa, come dire, specie di moltiplicazione, di protezione, sentiamo che lui parla di benedizione proprio a proposito degli esseri viventi, quando dice agli uccelli, per esempio, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite le acque dei mari e gli uccelli si moltiplichino sulla terra. Questo bellissimo passaggio della Genesi al primo capitolo, versetto 22, ci dice che la benedizione è legata assolutamente alla trasmissione della vita, perché benedire è un dono, adesso vedremo perché. La benedizione quindi di Dio sta a significare che colui che trasporta e vuole e regge e governa questa benedizione la lega ai doni e alla moltiplicazione che ne realizza. Allora, carissimi, come Abramo ha conosciuto, come dire, questa potenza, no? Dio benedice Abramo e quindi rende feconda sua moglie, così anche Mosè vuole che la gente capisca che quando Dio benedice siamo tutti guariti. E come lo fa? Attraverso una benedizione che lui stesso, illuminato, la esplicita al popolo, che aspetta in qualche modo di capire che cos'è la benedizione e come si trasporta. E intanto Mosè conia queste parole bellissime che troviamo
ai Numeri, capitolo 6, 24-26. Ho voluto appuntarmeli perché molto bella. San Francesco riprenderà la benedizione di Mosè, dove dice: ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Quindi, cari amici, capiamo che la benedizione non è soltanto un dire bene, assolutamente, ma neppure augurare il bene, è qualcosa di più, cioè è colui che è sempre benedicente, il nostro Dio, abbondantemente poi la produce. Quando siamo noi a benedire, a dire Dio ti benedica, cosa accade? Che colui che è sovrabbondante di grazia e trasporta e agisce in forma e in forza della sua volontà, che è potenza, allora arriva, e giammai noi possiamo immaginare come riesce a produrre questa grazia che è invocata su qualcuno, qualcosa. Pensiamo anche non solo alle persone, macchine, luoghi di lavoro, luoghi di famiglia, tutto quello con cui veniamo a contatto, su cui scende questa benedizione. C'è un aspetto bellissimo che adesso saltiamo dal Vecchio al Nuovo Testamento. Gesù ci spiega, andando oltre addirittura la concezione della benedizione, quando, avvalorando la legge di Mosè, appunto parliamo di lui, vi aggiunge di benedire addirittura coloro che ci maledicono, per andare, come dire, oltre le cose vecchie, no? Ed entrare nella logica di Dio, che svela sempre il nuovo. Perché svela il nuovo? Per illuminare il nostro cammino verso la salvezza che abbiamo già perduto. Allora, cari amici, la tentazione di rispondere a chi, per esempio, ci molesta, per noi è sempre una prova. Ci coglie impreparati. Cadiamo spesso nella trappola, no? Di chi ci offende o pone in essere una nostra reazione, perché quella benedizione magari ancora non ci ha guariti dentro e portiamo in noi dei traumi di un rifiuto che ci viene dal rapporto avuto con i nostri genitori, quel non dire bene di noi ci scatena dentro un'azione preordinata. Questo è il mio pensiero, ovviamente. Questa azione preordinata che scatta ogni volta, anche se non si verifica una grande accusa nei nostri confronti. Quindi dobbiamo fare maggiore attenzione, perché in molti il sentirsi condannare da sempre, perché magari oggetto di anni di calunnie, di accuse, può generare una forma di malessere interiore che ci spinge a risolvere la questione rispondendo col parlare, ferendo. Allora, cari amici, sempre restando in tema della benedizione, riceverla ma anche darla, attenzione a quei sentimenti che ci legano ad antichi traumi, esperienza personale, il fatto magari di non aver avuto molta confidenza con la benedizione, il non sentirci noi stessi perdonati, come dire, non ci dà la possibilità di estendere questa benedizione, di collocarla nel senso più giusto. Abbiamo detto quindi che siamo quasi, secondo quello che dice Gesù, obbligati a dire bene, come ce lo rileva particolarmente Marco nel capitolo 8. Venire addietro a lui vuol dire abbattere se stessi, rinnegarne e liberare il nostro cuore dai pesi umani. La legge del taglione, no? Per esempio, occhio per occhio, dente per dente, che rinnova sempre questo fatto che per cultura riceviamo, ci hanno fatto, noi facciamo.
Allora va da sé che l'opposto, cari amici, della benedizione è la maledizione. Scendiamo un po' più a fondo su questo aspetto, perché considerarle entrambe nella logica della idea di Dio ci fa capire quanto è importante la potenza del benedire, di vivere la benedizione e di essere in grado di benedire gli altri se siamo in grazia di Dio. Allora, Dio per esempio maledice il serpente per quello che ha fatto, maledice la terra per causa sua. Vedete, andate a trovarvi la Genesi al capitolo 3, versetto 17. Ma mai Dio maledice l'uomo. Ovviamente l'uomo, lo sappiamo, no? Perderà per quello che ha fatto, perderà la luce, l'illuminazione. Come invoca Abramo e dovrà adesso faticare per ogni cosa, l'uomo che si è ribellato, anche Abramo all'inizio fa questa esperienza. Qual è l'esperienza? Di essere caduti nella logica umana. Cioè è impossibile che la benedizione di Dio sia veramente così grande. Dunque l'uomo, in quel benedetto giardino, compie per primo uomo, compie per tutti questo errore di non fidarsi di quello che Dio benedice. Dunque Dio maledice, ma maledice mai l'uomo. Maledice tutte le cose che gli sono intorno a causa del peccato che l'uomo compie. Quindi Dio non maledice l'uomo, ma maledice il peccato. E allora, cari amici, lo stesso Abramo ci ricorda una cosa bellissima, quando, come dice Isaia al capitolo 60, ecco le tenebre da quel momento avvolgono il mondo con nebbia fitta. E giustamente lo stesso Israele riceverà quella luce perduta quando dice Isaia, capitolo 60, alzati, rivestiti di luce perché Dio ti ha benedetto e sarai impastata della sua gloria. Allora, cari amici, mai e poi mai sappiamo quanti siano i peccati e i danni delle maledizioni, che sono tanti. Perché? In primis sono desiderio di condannare o che addirittura accada il male, o una cosa ancora più terribile, che gli sia procurato il male. Allora Satana, in quel momento in cui malediciamo, ci fa strumenti involontari, cari amici, e aziona la maledizione che in parte ricade su di noi perché fa autori, no, di quell'azione mandataria del dire male a qualcuno. Ecco perché tanto la maledizione è forte come è la benedizione, perché è per la potenza non tanto di chi la manda, ma di chi la mette in opera. Se tu benedici, Dio, che è colui che benedice sempre, lui stesso benedirà e renderà feconda quella tua benedizione. Colui che da sempre maledice, è chiaro che prende questo, come dire, pacco postale e nella forza del peccato di chi lo riceve, allora ottiene di essere maledetto, perché il demonio fa da sorgente di potenza, in questo senso da arco, no? Su cui parte e arriva questa benedizione maledetta, al contrario, quindi maledizione. Allora mai dunque si dovrebbe maledire, come al contrario bisognerebbe sempre benedire. Non per scusare il nostro comportamento, cari amici, però io penso che non poche volte accade che si innesti in noi quella, come dire, atavico sentimento che le nostre culture, no, sociali, familiari, ci hanno inculcato, peggio ancora, agiamo secondo quelle indicazioni con cui siamo stati cresciuti. Allora, che cosa vuol dire questo? Che ricordiamo spesso quante volte siamo stati maledetti da chi ci voleva bene e che
come retaggio noi ci portiamo dietro e inconsciamente siamo ancora schiavi e per rabbia lo facciamo. Dunque, non maledire perché ci fa male. Fa male a noi stessi che pronunciamo parole attestando la morte di cui Satana giustamente si approfitta anche per spingerci a tradire Dio che come figli ci benedice sempre e di noi maledice solo, come ho detto prima, il peccato che compiamo, ma sempre però pronto a togliercelo di dosso se lo desideriamo. Ecco quello che ebbi a dire prima del chiarimento sulla fiducia supplicans la prima volta, cioè in sé quella diciamo richiesta di benedizione non era sbagliata, perché Dio come atto di benedizione non è intrinseca la benedizione a qualche cosa che serve a sancire. La benedizione è un fatto del perdono, della misericordia di Dio e può andare oltre anche lo status quo in cui io vivo. Allora tutti abbiamo bisogno di essere benedetti e guardati con amore e misericordia di Dio. Quindi poi alla fine tutto questo per riconoscere, no, il nostro peccato e poterlo espiare, santa fede, perché se, come abbiamo detto prima, dobbiamo tendere alla somiglianza con Dio, e vuol dire che dobbiamo resistere all'aggressione della tentazione, che purtroppo usa i nostri traumi, cari amici, per renderci indegni del Padre, per accusarci davanti al suo volto, per spingerci alla disperazione di non meritare il perdono, perché ancora siamo sotto l'influsso tortuoso del proferire mali parole. Allora, se la benedizione è un'opera, no? Abbiamo detto che intreccia la fecondità e prosperazione, in quanto potenza della sua volontà, e quindi costruisce Dio benedicendo dal tempo fino a quando finirà la storia dell'uomo, così anche la maledizione spezza questa potenza creatrice e che pur Dio permette, attenzione, che arrivi alla gente, perché se Dio non volesse, nel momento in cui malediciamo, non arriverebbe quella maledizione. Quindi è anche un atto di prova da parte di Dio nella creatura che, non vivendo in grazia, la riceve questa maledizione. Quindi giunge perché? Soprattutto perché Dio ci lascia liberi da sempre, come spiega ad Abramo, come spiegherà Mosè, come spiegherà poi dopo anche meglio Gesù, ci ha lasciati liberi di scegliere. E quindi che la Madonna ci aiuti, cari fratelli e sorelle, a benedire tutti, sempre, a benedire la nostra vita, i nostri figli, anche le cose che non vanno bene, a benedire il non lavoro. Benediciamo, perché se in questo momento non stiamo lavorando per un utile umano, che Dio ci dia la forza e nel contempo di riuscire a fare qualche cosa per i nostri fratelli, cioè a vantaggio dell'opera di Cristo. E poi benedica, come ha già detto a Medjugorje la Madonna, perché parlare di altre apparizioni nel forum di Manduria non deve sembrare una cosa strana. Dovunque la Madonna è sempre lo stessa. La Madonna dice che lei, quando tu hai fiducia e hai pregato per le sue intenzioni, come d'altronde siamo stati chiamati a fare ogni 23 del mese da 30 anni a Manduria, ella benedice i figli e i figli di tutti i figli che sono nel mondo. Quindi, cari amici, cosa augurarvi questa sera? Che sentiate dentro di voi questa benedizione che scende come un olio da parte dell'amore di Gesù, che scenda questa benedizione grande grande in un momento così difficile. Mi hanno anche detto stamattina che avevano sentito notizie sullo stretto di Hormuz. Per la verità anche ieri sera sentivo dalla TV Sat che stanno bloccando lo stretto, di contro stanno aggirando tutte le piatte su cui portano i container, che sono la grande produzione che arriva all'Europa, al mondo tutto, dagli altri paesi,
dall'altra parte dello stretto, quindi devono fare 2 volte la navigazione, quindi giustamente spendere il doppio delle loro realtà economiche. Allora qualcuno mi dice, sarà questo il momento, cara Deborah, come tu avevi detto nella famosa intervista? Cari amici, preghiamo. Quando la Madonna ti invoca e ti chiama in un posto e ti dice vieni a pregare, certamente perché abbiamo bisogno in quest'anno di una grandissima benedizione, perché non è tanto Dio che non ce la vuole dare, ma è l'uomo che la rifiuta. Quindi, cari amici, coraggio, con San Giuseppe nostro Padre putativo, preghiamolo fortemente perché lui sa come guidare la Chiesa. Sappiamo che quest'anno sarà un anno decisivo per il nostro Papa Francesco, che il Signore lo aiuti in questo momento di grande anche sofferenza fisica, ma anche morale, per le tante divisioni che gli sono vicine, intorno, all'interno, e cerchiamo di fare, come dire, intorno anche a questa Chiesa, fare un po' più il vero focolare di Cristo. Ci sono tanti lupi rapaci dentro questo grande, grande recinto del buon pastore. Talvolta sono i nostri stessi pastori, i nostri vescovi locali che ci bloccano questa via di spiritualità per arrivare a comprendere meglio le benedizioni di Dio. Ma che ci volete fare, fratelli, quando ci sono dei momenti che rappresentano le tenebre, come dice Abramo, e allora tocca superarle con grande fiducia. Allora scenda su di noi questa benedizione, dopo ce la daranno anche tutti i sacerdoti che partecipano del forum, sia in Zoom che in YouTube, che sono oramai in tutti i luoghi del mondo. Ci sono tanti sacerdoti che, collegati adesso con noi, la danno dai loro paesi, dai loro continenti, dovunque si trovino. Quello che devo dire ai miei cari figlioli e fratelli questa sera: coraggio, cari amici, non adesso, non è tempo di purtroppo perderci dietro i nostri traumi interiori con cui purtroppo dobbiamo a che fare, perché spesso la benedizione di Dio non si estende dentro il nostro cuore, quindi il nostro cuore arranca nelle guerre personali che poi diventano familiari, che poi diventano comunitarie e poi diventano sociali. Lasciamo che la benedizione di Dio scendi dentro di noi perché il nostro cuore si riempia di pace. Abbiamo bisogno innanzitutto di una pace di tipo personale. Se non ci riappacifichiamo personalmente con Dio, non siamo capaci poi di portarla ai membri della nostra famiglia. La benedizione di Dio chiaramente vuole la pazienza e la pazienza chiama anche il perdono vuole la carità. Allora, cari amici, dove non c'è la pazienza, cerchiamo di arrivare con la carità ci renderà, come dire, pazienti in egual modo a lungo termine e coraggiosi nel sopportare anche quello che talvolta ci viene di molesto proprio rispetto alle bocche che abbiamo vicino e che magari non dicono tutto il peggio, per cui scateniamo la nostra rabbia interiore, però ci rendiamo conto che siamo noi non rappacificati neppure con noi stessi e quindi quella rabbia esplode e diventa non pace. Quella non pace diventa una maledizione, così ci sentiamo talmente sporchi dentro e maledetti che vorremmo maledire il mondo. Allora attenzione, cari amici, benedizione e maledizione sono 2 facce della stessa medaglia. Chi è cristiano deve imparare a masticare con entrambe le 2 fasi della nostra esistenza umana. Auguriamoci che nostra madre ci aiuti in questa lotta personale contro le opere e ovviamente il potere delle tenebre. Ringrazio tutti i sacerdoti che come sempre sono uniti, anche i sacerdoti ammalati che sono vicino a noi con sante messe. Voglio ricordare a quelli che scrivono ai giovani Promanduria
che quando desiderano che siano celebrate delle sante messe, assolutamente di non dimenticare per chi devono essere celebrate. Quindi attenzione, perché di queste cose poi ne paghiamo in purgatorio e non dobbiamo sbagliare. Per chi, l'intenzione, per quale persona. Se poi è una santa messa per un vivo e non per un defunto, prego di specificare, perché questo me l'hanno detto i sacerdoti. Voi sapete che noi aiutiamo anche sacerdoti giovani, sacerdoti anche del continente africano, che con queste sante messe riescono a sostentarsi. Voglio ringraziare anche quelli che stanno aiutando i giovani che sono veramente in grande difficoltà, perché anche se siamo tutta un'opera, o si aiuta Celeste Verdura, o si aiuta l'apostolato, o si aiuta la stampa, spesso non si riesce a fare entrambi le cose. Grazie, grazie, perché anche €1 ciascuno ogni giorno fa una gran cosa. E voglio ringraziare soprattutto gli ammalati che stanno dedicando la loro sofferenza perché l'opera di amore si estenda. Grazie cari amici, perché vogliamo intendere arrivare a quante più persone possibili. Questa sera una benedizione speciale vada a tutti quelli che non si sentono in pace con se stessi, non si sanno più amare, si sentono lontani dalla Madonna perché sporchi, perché qualcuno li ha fatti sentire sporchi, magari non il peccato in quanto tale. Che Dio vi benedica sempre. Da Manduria sentirete sempre una voce di amore per voi. Ricordatevi che la Madonna a noi ci ha chiamati dalla strada, quindi non veniamo da seminari precostituiti. Quello che sappiamo lo abbiamo imparato dall'amore della Madonna. E la Madonna ama tutti, tutti quanti, anche quando purtroppo viviamo in una strada sbagliata e non abbiamo la forza di uscirne, anche se abbiamo compreso che è sbagliata. San Francesco, San Giuseppe, in particolar modo ci aiuti nostro Padre forte, che è stato papà di Gesù, ad uscire e che batta in testa sulla nostra testa col suo bastone di luce, perché riceviamo la sua grazia infinita. Che Dio vi benedica. Mi stavo pensando, Daniela, che sarebbe bello un giorno che questi